Io Vera, lavatrice umana. Sto lavando con i piedi e mi lavo i piedi. È incredibile, qua puoi fare un accidente. E adesso siamo noi ad andare controsenso sull'autostrada. È così. Adesso immaginate che sto pagando un pieno di 100.000 lire con tutte banconote da 1.000 lire. Proprio corruzione al massimo. Guarda come prende soldi. È in tasca, bravo. I can give you love, blessings and a smile from my wife. Per poco non abbiamo fatto un incidente mortale, vedo il camion che si sposta, pensavo per farmi passare. Siamo appena entrati a Lagos, una delle città più catastrofiche al mondo, e forse siamo entrati nella giornata giusta. Poco di casino. Dai, se proprio non c'era nulla, non andava bene. Esatto. Un po' di traffico ci vuole, altrimenti che Lagos è? Esatto. You want me to show you my ID? Yes, It's okay. I know it's you're okay. having your camera here. So what? It's Here we go. At the top. Non era cosa, c'erano anche delle prostitute là fuori, fortunatamente. Adesso è ora di mangiare qualcosa e poi andare a dormire. Siamo Aldo, Vera e Totò. Da oltre 8 anni andiamo in giro per il mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato più di 100 paesi su tutti i continenti. Un sogno diventato realtà. Stiamo risalendo lungo la costa ovest africana, in quella che sarà la parte più difficile del nostro viaggio. no, basta! Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Ragazzi, noi siamo stanchi, poi il riso ha incominciato la digestione, quindi... Loro hanno tanta energia, sono giovani, sono anche più magri, quindi possono ballare tutta la giornata. Dagli buona musica e Sì. vai. Quindi... Noi comunque dobbiamo anche lavoricchiare un poco perché preparare le carte per domani per andare in Benin, quindi adesso ci chiudiamo nelle segrete dopo una bella doccia e lavoricchiamo un poco. Ma è stato molto bello, Sì, carino. sì, sì. Ultimo giorno in Nigeria. Buongiorno mondo, ultima giornata qui in Nigeria, siamo a pochi chilometri, 1 chilometro in verità, dal confine con il Benin e oggi dovremmo entrare. Giusto qualche fotocopia, conteremo adesso gli ultimi checkpoints, giusto per totalizzare il numero e poi si continua. Thank you so much, thank you. Thank God you, bless thank you, thank you so much. Allora amore, quanti posti di blocco abbiamo attraversato durante la nostra permanenza in Nigeria?
Ho calcolato 349 posti di blocco e questi 349 e questi ancora non sono tutti, non li ho scritto tutti, dove non c'erano le persone o non ci hanno fermato, non li ho messo proprio. E il giorno con i più posti blocchi, il record quanto è stato? Quanti? 135 in un giorno. Che era domenica, 135. No, non è possibile. Sì, era domenica. Domenica era questa, no? Sì, e questa è. Domenica. In genere ci sono meno posti di blocco. Meno male. Un'ora esatta, tutto fatto, anche un bel bagno di sudore. Siamo fuori dalla Nigeria, entriamo in Benin. E benvenuti in Benin, Paese numero. 91! E adesso facciamo subito una corsa all'ambasciata del Ghana sperando di ottenere il visto il più presto possibile. Via! Che bello, le moto hanno la loro corsia, quindi tutto è molto più organizzato. E non vengono a romperci gli specchietti retrovisori a destra e a sinistra e a passare ovunque e tagliarci la strada. Ce l'abbiamo fatta giusto in tempo, abbiamo consegnato tutti i documenti circa 6-7 minuti prima che chiudessero, 4 copie, quindi 4 fotopassaporti, 4 modelli, un casino comunque. E dovremmo ricevere tutto domani, anche se c'è detto 3 giorni, siamo riusciti a convincerla, speriamo bene. Adesso continuiamo, ci andiamo a informare all'ambasciata di Costa d'Avorio, caricare il telefonino, cambiare soldi, bla bla bla, le solite cose. A Benin è leggermente umido. Comunque siamo da Marco, un albergatore brasiliano che ha un resort qui sulla spiaggia, albergo, ristorante, bar, e niente, però le stanze sono tutte occupate. Ci ha fatto stare nel cortile di casa sua, ha detto pure la stanza degli ospiti ce l'ho piena. Va bene così, staremo qua per qualche giorno, una persona simpaticissima e punto di appoggio per tutti gli overlanders che passano qui a Cotonou. E ovviamente per sdebitarci andiamo a mangiare qualche cosa al ristorante più tardi. Oggi giornata super produttiva per gli standard africani. Gli ultimi giorni ci stiamo comportando davvero bene. Qualche giorno fa in Nigeria quasi 500 km in 9 ore e un quarto, record. Stamattina uscita in Nigeria, entrata a Benin, consegniamo i documenti all'ambasciata, veramente siamo proprio a cavallo dell'onda. Speriamo che continuerà così. Comunque siamo tutti e due stanchissimi, però ci fermiamo, va bene così e ci riorganizziamo un attimino. Anche una gran bella doccia, anzi forse 2. Stiamo andando a prendere il primo visto. Vera è molto ottimista, ha detto no, domani mattina alle 10 sarà pronto, orario africano, Sono le 9:58, siamo a 3 minuti dall'ambasciata, ma che tedesco. Io dico non sarà pronto. Io dico che sarà. Vedremo. Amore, è pronto il visto? Quasi. Quasi, perché quasi? Che? Perché hanno bisogno di un poco più di tempo. Quindi Quanto tempo? Mezz'ora. Mezz'ora africana? Speriamo di no. Speriamo europea. Sì, mezz'ora africana. Andiamo a fare un po' di compere, un po' di spesa, dai, poi torniamo più tardi. Ok, 1 ora e mezza di ritardo, ma qualcuno sembra stia tornando da vincitrice. Come l'abbiamo visti? Sì, dopo 1 ora e mezza di aspettare le abbiamo qua, eccoci. Perfetto. E adesso andiamo all'ambasciata di Costa d'Avorio, sperando che ci fanno i visti in 2 giorni.
Perfetto, abbiamo avuto i nostri passaporti in mano per circa 30 minuti, siamo al consolato della Costa d'Avorio, abbiamo segnato i documenti, ho detto tornate per 5 giorni, ho detto frate quali 5 giorni? Eravamo convinti tra un paio di giorni dovremmo avere anche i visti per la Costa d'Avorio, speriamo bene. Adesso andiamo a fare colazione vicino al mare che abbiamo una fame. Facciamo amore, ancora. Siamo qui sulla spiaggia di Benin, Cotonou, non la più pulita però, dai l'atmosfera c'è, vai col caffettino. Che ne pensi del posticino di Marco? Molto bello, molto carino e qua si sta proprio bene. Ventilato, sì? Merci beaucoup. Merci. Questa qui è la birra di Benin, Beninoise, non c'è male, alla vostra salute. Alla tua amore. Quattro giorni in Benin e stiamo andando adesso a ritirare, speriamo, il visto al consolato della Costa d'Avorio. Se sarà pronto, 2 visti in 4 giorni in Africa dell'Ovest, abbiamo spaccato. Andiamo a vedere. Un'altra cosa che abbiamo notato è che qui tutti quanti hanno il casco e massimo 2 persone sulla moto, almeno qui a Cotonou. Bravo, complimenti. Eccola qui, già vedo i passaporti. Amore, siamo vincitori? Sì. Alle 11 come avevano detto, precisi. Questa è la strada più bella di Cotonou. Hanno tanti graffiti, quindi molto bello, carino, però ti distrae. Ma Aldo guida, quindi io posso filmare. Sembra buono ragazzi. Glen Grant. E questa è Kotal. Total, la copia di Total. Siamo appena arrivati nella cittadina di Ouidah. E questo qui è il Tempio del Pitoni, che ho appena visto è addirittura patrimonio UNESCO. Apparentemente è un antico tempio voodoo che pratica il culto del serpente. E infatti quando ne scappa uno è assolutamente impossibile ucciderlo e se qualcuno dovesse trovarlo qui nelle case qui vicino è obbligato a riportarlo al tempio. Pensate un po'. Infatti si crede che se qualcuno dovesse uccidere un pitone morirebbe subito.
Com'è stato, amore? È stato un po' un flop, sono andato soltanto io, infatti, un biglietto perché a bere serpenti non piacciono. No, grazie. Niente, è un po' strano, c'era una guida che mi ha spiegato un po' la storia di questa situazione, quindi il serpente, il pitone era utilizzato dai contadini qualche secolo fa per proteggere i loro raccolti, perché appunto loro girando tra i campi mangiavano i topi, le varie pesti, i vari insetti, diciamo. E niente, c'era un tizio che apparentemente pratica ancora questo culto, aveva delle cicatrici qua sulla fronte che ricordano i fori che hanno i serpenti, i pitoni a fianco alla mascella, ma sembrava che era tutto fatto. Ci stavano questi 25 serpenti a terra che dormivano e tutti quanti a fare le foto con i pitoni a tracolla, negozio di souvenir. Questo qua mi ha chiesto di buttare soldi nella fossa del tempio, peraltro una capannina, per avere fortuna, quindi più che un qualcosa diciamo di autentico mi sembrava molto più un'attrazione turistica, quindi non ho voluto fare la foto perché hanno chiesto altri soldi, non mi interessa sfruttamento di animali anche se è un serpente, quindi sì, sono contento che Bella non è venuta perché non si è persa niente. Culto del pitone forse nel passato. Qui in Africa hanno la Kawasaki, non la Kawasaki. Penso sia lo stesso, veramente compagnia africana. Poi c'è una scultura fatta da quest'albero, utilizzata come rotonda, carina. Non so se lo sapete, ma il voodoo ha avuto origine a Benin. A parte il Tempio dei Pitoni, qui nel paesino cittadina di Ouidah c'è un monumento di grande importanza storica. Ecco, questo forse dovrebbe essere elencato nella lista UNESCO, che adesso stiamo andando a vedere. Amore, che ne pensi dei beninesi? Sono molto carini, molto accoglienti. Hanno detto andate, ok, andate dove volete, parcheggiate come volete, dove volete. A proposito, là è un tempio di voodoo che ogni anno festeggiano il festival di voodoo, 10 gennaio mi detto. Il festivallo, perché è maschile. Niente di più bello di quando in Africa trovi un campeggino tranquillino, spiaggetta semipulita, brava gente, e peraltro siamo a fianco alla stazione di polizia che è lì, quindi non avremo problemi, speriamo. Comunque mangiamoci un panino, un paio di birrozze e andiamo a riposarci. Guarda là, speriamo che non viene un Temporale. Siamo spostati un po' più vicino al mare, avendo la spiaggia a disposizione, proprio a fianco al tempio voodoo.